Quali film posso guardare per migliorare il mio italiano? Se ve lo siete chiesti almeno una volta, continuate a guardare questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. Non perdetevi questo video perché vedremo insieme alcuni film italiani che secondo me vale la pena guardare non solo per il film in sé, ma anche per l'italiano utilizzato e quindi per fare pratica o mettere alla prova il vostro livello di comprensione in italiano. Perciò, come sarà strutturato questo video? Vedremo insieme un titolo per ogni livello di italiano, da A1 a C2, e alla fine faremo un piccolo gioco, un piccolo esercizio. Vi darò 3 citazioni da 3 di questi film e voi dovrete provare a indovinare da quale film quella citazione deriva. Siete pronti? Iniziamo. Piccola premessa. Io credo nell'importanza della passione e dell'interesse. Questo significa che dovete guardare sempre film che guardereste nella vostra lingua madre, qualcosa che veramente vi piace e vi appassiona, altrimenti lo sforzo sarà vano, cioè non avrà un risultato, perché se la trama o il genere non vi interessa, comunque non presterete attenzione al film e tantomeno alla lingua italiana. Quindi ho cercato di scegliere film di varie tipologie e vari generi che possano interessare a varie persone. Ma, ripeto, guardate sempre film che guardereste nella vostra lingua madre. Allora, partiamo con il primo film. Film che ho guardato per la prima volta alle scuole elementari, quindi ero veramente una bambina. Ecco perché l'ho scelto per il livello A1 e sto parlando del film Io non ho paura, film di Gabriele Salvatores, ma probabilmente già conoscete il libro da cui questo film è tratto, di Niccolò Ammaniti. Il protagonista di questo film è infatti un bambino, quindi i dialoghi sono piuttosto semplici, diretti. Ecco perché lo consiglio a un livello principiante. Infatti è la stessa cosa anche con il libro. Probabilmente lo avete trovato nelle liste di libri consigliati per chi impara l'italiano. Vediamo un po' la trama. Michele, un bambino di 10 anni, vive in un piccolo paese della Sicilia negli anni 70. Un giorno, durante l'estate, mentre Michele sta giocando con i suoi amici come ogni altro giorno, scopre un segreto terribile che cambierà per sempre la sua vita. E mentre vi parlo, ho la pelle d'oca.
Quando ho guardato questo film per la prima volta da bambina, l'impatto della scoperta di Michele è stato molto molto forte e ogni volta che lo guardo, proprio in quella scena, ho sempre la pelle d'oca. Non vi dico che cosa lui scopre, ma vi dico che da quel momento inizia a capire la crudeltà del mondo e il fatto che non sempre ci si può fidare delle persone vicine a noi, perché molto spesso tutti nascondono degli scheletri nell'armadio. Non vi preoccupate se guardate il film e soprattutto all'inizio non capite molto. Comunque vi consiglio di utilizzare i sottotitoli, meglio se in italiano, ma ripeto, se siete all'inizio del vostro percorso di apprendimento dell'italiano è totalmente normale e comprensibile. Potete anche guardare lo stesso film 2 o 3 volte, non c'è problema, ma l'importante è provarci. Passiamo al secondo film per il livello A2. Mi piace molto questo film ed è Pane e tulipani. Vediamo un po'. Vi è mai capitato di sentirvi non più i protagonisti della vostra vita? Avete mai pensato devo dare una svolta alla mia vita? Bene, questo è un po' il tema del film. La protagonista, Rosalba, vive una vita un po' grigia. Lei è un po' trascurata sia da suo marito sia dai suoi figli. Tutti la danno per scontata, cioè tutti pensano che lei sarà sempre lì, a prescindere da tutto. Un giorno viene letteralmente dimenticata in una stazione di servizio. Il treno con la sua famiglia riparte e lei, che era andata in bagno, lo perde. E da qui inizia la sua avventura di rinascita, in realtà. Lei va a Venezia, città che aveva sempre voluto visitare, e lì trova un'altra vita, trova delle persone che le vogliono bene, che la aiutano, trova un lavoro, una casa e vive una vita magari semplice ma felice, perché è proprio la vita che lei desiderava. E in realtà ci saranno anche momenti divertenti, momenti esilaranti, ma ecco, il messaggio del film è molto molto bello, secondo me, perché sono sicura che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato di fare qualcosa del genere, lasciare tutto e rifarci una vita come la vogliamo noi. Poi magari noi non abbiamo lo stesso coraggio di Rosalba, ma lei lo ha fatto e veramente ve lo consiglio. Poi, insomma, se amate l'Italia, non potete non amare questo film e la bellissima Venezia che fa da sfondo. Siamo arrivati al livello intermedio e per il livello B1 vi suggerisco 3 metri sopra il cielo. Questo è un po' un classico film sull'amore adolescenziale.
ed è stato ispirato da un libro di Federico Moccia con lo stesso titolo. Personalmente ho guardato questo film proprio quando è uscito e, come vi dicevo, è un po' la favola di Romeo e Giulietta in versione moderna. Due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che non potrebbero essere più diversi e che invece si innamorano. Lui, Step, è un po' il ragazzo ribelle che ama fare le corse clandestine a Roma, che è sempre un po' arrabbiato con il mondo. E lei invece, Babi, è un po' la figlia perfetta, brava a scuola, sempre molto calma, tranquilla. Eppure l'amore sboccia sempre quando meno ce lo aspettiamo e qualche volta coinvolge persone che non avremmo mai immaginato. Ovviamente ci sono molti ostacoli a questa relazione, soprattutto la famiglia di lei. Cosa succede? Non ve lo dico, ma se vi piacciono un po' le storie d'amore e soprattutto l'amore appunto adolescenziale, ve lo suggerisco. Ai suoi tempi ha riscosso veramente un grande successo di pubblico e la frase d'amore per eccellenza della mia adolescenza, più o meno, era proprio io e te 3 metri sopra il cielo, dichiarazione che viene fatta nel film. L'italiano in 3 metri sopra il cielo è molto molto colloquiale, informale, qualche volta un po' veloce, è vero, ma se volete imparare l'italiano parlato appunto nella vita di tutti i giorni, o almeno qualche parola, qualche espressione, vale la pena guardare il film. Ci sarà anche qualche parolaccia, vi avverto. La colonna sonora di 3 metri sopra il cielo è un po' un'icona, ha segnato sicuramente una generazione, la mia generazione. Sere nere di Tiziano Ferro. Tutti noi abbiamo pianto, anche se non eravamo innamorati o nessuno ci aveva lasciato, comunque abbiamo pianto con quella canzone. Guardare e riuscire a capire film per gli italiani. È questo l'obiettivo, no? Per il vostro apprendimento. E potete utilizzare una VPN per farlo, come NordVPN, che ha sponsorizzato questo video. Vi basterà seguire 2 semplici passaggi: attivarla e scegliere il paese. Tutto qui. Tra l'altro vi costerà solo un paio di euro al mese. NordVPN è anche molto utile se vi trovate all'estero e volete accedere al catalogo del vostro paese. Inoltre, protegge la vostra privacy, i vostri dati, mascherando il vostro indirizzo IP. E non è finita qua, perché vi offre anche il Password Manager, dove poter salvare tutte le vostre credenziali che si sincronizzano su tutti i dispositivi. Così potete stare sicuri che non le perderete mai. Insomma, piacere, divertimento e sicurezza, tranquillità. Tutto insieme. Se vi iscrivete a NordVPN
utilizzando il link che trovate in descrizione o il codice coupon LERNAMO, riceverete ben 4 mesi gratis. Quale sarà, secondo voi, il film per il livello B2? Si tratta di una commedia un po' romantica, ma ecco, la storia d'amore non è il punto principale. Il film si chiama Metti la nonna in freezer. Anche il titolo è piuttosto divertente, ma effettivamente racconta la trama del film. Claudia è una restauratrice, ma le cose con il suo lavoro non vanno molto bene e l'unica fonte per lei di sostentamento e quindi supporto economico è la pensione di sua nonna. Ma un giorno la nonna muore. Allora la ragazza, per non dover affrontare la bancarotta, insieme alle sue amiche e colleghe, decide di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel freezer, in modo da continuare a percepire la pensione che la aiuta con le spese quotidiane. Sembra un po' scuro e un po' macabro, ma vi garantisco che è molto divertente. Non è finita qua, però, perché c'è anche Simone, che è un maresciallo della Guardia di Finanza, il corpo dell'arma italiana responsabile di scoprire tutti gli imbrogli legati proprio al denaro. Loro due si incontrano e secondo voi cosa succede? Secondo voi Simone riesce a scoprire quello che Claudia sta facendo e sta nascondendo? Oppure Claudia riesce a continuare nell'impresa di nascondere il cadavere della nonna? Non ve lo dico perché dovete guardare il film, ma vi garantisco che le risate sono assicurate. E poi c'è probabilmente la mia attrice italiana preferita, Miriam Leone, bellissima e bravissima. Quindi vale la pena guardarlo. E poi Metti la nonna in freezer, in qualche modo mostra un po' la realtà della precarietà del lavoro, anche se è tutto molto esagerato e reso comico. Stiamo per vedere gli ultimi 2 film, livello avanzato. Non potevo non inserire in questa lista Nuovo Cinema Paradiso, livello C1. Stiamo parlando di un capolavoro assoluto e spero di presentarvelo come merita, perché davvero è un film su un altro livello. Film di Giuseppe Tornatore, sicuramente uno dei film italiani più amati di sempre. Tra l'altro anche vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. Racconta la storia di Totò, Salvatore però per tutti Totò, un bambino siciliano degli anni 40-50 che si innamora del cinema grazie alla sua amicizia con Alfredo, il proiezionista del cinema di paese. Tutti dovrebbero guardare questo film almeno una volta nella vita. Italiani o stranieri appassionati di Italia o in generale di buon cinema. Ve l'ho messo però al livello C1 perché può risultare un po' complesso da seguire.
in quanto si svolge su diversi piani temporali. Il passato di Totò da bambino e adolescente e il presente di Salvatore, adulto diventato un famoso regista. Inoltre, va detto, l'italiano utilizzato è anche molto poetico, ricercato talvolta. E non solo, spesso si passa dall'italiano standard al dialetto siciliano, quindi non semplicissimo per chi sta cominciando a imparare l'italiano. Però è sicuramente una sfida che vale la pena di provare. E poi che dire della scena finale del film? Non ve la racconto perché tutti dovrebbero vederla per la prima volta e provare le emozioni che io, ma anche molti altri, hanno provato nel guardarla. Quindi consigliato e, scusatemi, ma penso sia doveroso menzionare la colonna sonora di Ennio Morricone, così famosa che mi è capitato che la gente conosce la musica e non sa che è infatti la colonna sonora del film. E siamo arrivati all'ultimo film, C2, Gomorra. Anche questo è tratto da un libro che sicuramente conoscete, Gomorra, di Roberto Saviano, che racconta la dura realtà della camorra napoletana, l'organizzazione criminale che controlla Napoli e buona parte della Campania. Vi avverto, alcune scene sono un po' forti, ma secondo me è un bel film che va visto almeno una volta. Non potevo non inserirlo però tra gli avanzati proprio a livello C2 perché l'italiano utilizzato è piuttosto complesso. Innanzitutto ci sono molti termini legati al crimine, all'economia illegale, alla vita di strada, ma poi c'è anche tanto dialetto napoletano, che chiaramente, come tutti gli altri dialetti, non è facile per chi sta studiando l'italiano standard. Quindi questo film è una bella sfida, richiede un po' di concentrazione e mi raccomando, concentratevi non solo sulla trama, non solo sulla lingua, ma anche sui gesti molto presenti nel film. Gli italiani, soprattutto gli italiani del sud, gesticolano molto e io ne sono la prova vivente. Un consiglio fondamentale soprattutto per questo film, ma anche per gli altri se ne avete bisogno, guardatelo con i sottotitoli, possibilmente in italiano. Cosa importante, ogni volta che guardate un film, ripeto, spero che sia un film di vostro interesse, quindi guardatelo 3 volte, almeno. Una volta se siete all'inizio con i sottotitoli nella vostra lingua, una seconda volta con i sottotitoli in italiano, o partite da questi se il vostro italiano è più avanzato, e poi senza sottotitoli. Noterete il progresso nella comprensione. Vi parlo di come sfruttare al meglio i sottotitoli quando guardate un film nel video dedicato proprio a questo, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione, e vi spiego anche il motivo per cui talvolta fate fatica a capire i film italiani, che comunque è normalissimo.
Mi raccomando, se volete altri suggerimenti di titoli di film o anche di libri, fatemelo sapere nei commenti e iscrivetevi alla nostra newsletter, perché qualche volta vi mando delle raccomandazioni anche lì. E non soltanto, vi mando anche degli approfondimenti di lingua, cultura italiana, qualcosa di personale, qualche racconto personale e anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Tra l'altro, selezionando il vostro livello al momento dell'iscrizione, riceverete anche una storia divisa in episodi e appropriata al vostro livello. Quindi non soltanto scoprirete le avventure dei personaggi, ma anche potrete leggere gli approfondimenti grammaticali, culturali, fare degli esercizi ed è tutto gratis. Non dimenticate che c'è un esercizio per voi che vi aspetta. Provate a indovinare da dove viene, secondo voi, questa citazione. La vita non è come l'hai vista al cinematografo. La vita è più difficile. Questa, secondo me, era facile, se avete ascoltato attentamente le trame dei film. Viene da Nuovo Cinema Paradiso, si menziona infatti il cinematografo. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri. Frase da pelle d'oca, no? Dove ho menzionato la pelle d'oca? Io non ho paura. Non voglio dirvi nulla, ma guardate quel film. Le cose lente sono le più belle. Bisogna saper aspettare. Questa non era facile, però forse c'è qualcuno che l'ha indovinata. Fatemelo sapere nei commenti. Viene dal film Pane e tulipani. Personalmente adoro segnare sempre le citazioni più belle dei film che guardo, se ce ne sono. Se volete rileggere le trame di questi film per scegliere quello che volete guardare per primo, vi suggerisco di passare dal nostro sito web lernamo.com. Lì trovate l'articolo dettagliato con gli approfondimenti per questa lezione e per tutte le altre di lingua e cultura italiana. Nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca e lì potete cercare delle parole chiave e trovare immediatamente l'articolo di cui avete bisogno. Ogni articolo, oltre agli approfondimenti e a più esempi, ha anche degli esercizi interattivi per ripassare quello che avete imparato e alla fine un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Scrivetemi nei commenti la vostra citazione preferita di un film. Non deve essere necessariamente in italiano. Non dimenticate anche di provare NordVPN per accedere al catalogo italiano e per guardare film come questi. Il link è in descrizione. Vi ricordo anche di seguirci su tutti i social per gli altri contenuti esclusivi, lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.